Nell'esplorazione di oggi entriamo in un istituto militare chiuso da un decennio. Non ci sono sensori qua. L'ingresso non è stato semplice, ma una volta dentro troviamo molto di più di quello che pensavamo. Hanno lasciato apparecchi radar, attrezzatura cartografica e macchinari medici, oltre a molta elettronica. Wow. Non ci credo, è il magazzino dell'elettronica. Inoltre troviamo un laboratorio di chimica, che si rivela essere una vera capsula del tempo. Che ragazzi, mi capita poche volte di dirlo, ma questa è una vera capsula del tempo. Ma ora vi lascio all'esplorazione completa. Buona visione. Che ragazzi, là in fondo c'è la porta dove non si poteva passare perché c'è il sensore antifurto, quindi per adesso non ci avviciniamo. Ci sono i laboratori dietro queste finestre. Speriamo solo che ci sia modo per entrare. Là non c'è bene, perché là c'è la porta dove c'è niente. Wow. Wow ragazzi. Che ragazzi, mi capita poche volte di dirlo, ma questa è una vera capsula del tempo. Non ci credo, è rimasto tutto. Sulla lavagna sono rimaste scritte le ultime formule che hanno fatto in questa classe, prima che chiudessero il laboratorio per sempre. Chissà che cosa volevano dire. Sembra roba di chimica. Ragazzi, sto veramente male. È uno dei posti più intonsi e preservati che abbiamo visto da molto tempo a questa parte. No, a me parte adesso l'abbiamo. Sì. Un attimo. Wow. Penso che era qualcosa di simile a una tavola periodica degli elementi, ma sembra molto più complessa. Penso che servono per identificare qualcosa del DNA, ma non ho ben idea di come funzionino. Questo in realtà più che DNA sembra che qualcuno sia divertito a fare un cubo e poi l'ha messo qui. Niente acqua. Wow, un libro che spiega come funziona un CD-ROM dell'anno 96-97. È roba veramente vecchia, io ero nato da pochissimo. C'è un sacco di roba chiusa in questi armadietti, peccato che sono chiusi a chiave e non possiamo aprirli, a meno che non troviamo le chiavi in qualche cassetto o da qualche parte. Questa è la tavola periodica degli elementi, me la ricordo ai tempi della scuola, però questa tavola in particolare, questo pezzo di carta, è molto più vecchio di quello che utilizzavo io a scuola, che tra l'altro non ho mai capito. Qua penso ce ne sia un altro uguale, più piccolo. Wow! Non ci credo, è il magazzino dell'elettronica. Bellissimo. Wow! Ma cos'è questo? Ci sono degli strumenti qua dentro che veramente non ho la più pallida idea, neanche un'ipotesi di come funzionino, tipo questa ruota qua che gira. Non so cosa sia. Cos'è che ha fatto Luca? Penso che abbia una carica, tipo. Ma l'hai toccato? Sì.
questa apparecchiatura elettronica. Anche questi sono dei vecchi oscilloscopi. A prima vista mi sembrano sempre dei radar. Sembra roba chimica. Nitrato. Acido nitrico. Che cosa cavolo è? No, c'è. Sì, tutta roba chimica comunque. Questi cosi qua sembrano sempre dei radar. Sì. Poi magari sbaglio, non lo so. C'è scritto quello. Penso che la metà di queste cose siano tossiche, quindi è meglio che non le tocchiamo. Tra l'altro ci stiamo accorgendo che in tutte queste dispense ci sono dei prodotti chimici e molti hanno delle scritte inquietanti o hanno il simbolo della morte, il teschietto nero con le due ossa. Ci sono molte sostanze qua che potrebbero essere tossiche. È probabile che lo siano. Insetticida. E vedo altri nomi che identificano qualcosa di tossico. Ok ragazzi, penso che abbiamo le chiavi per aprire gli sportelli. Ci sono anche molte formiche qua dentro. Penso che sarà un'esplorazione molto interessante. Questa roba tossica. C'è veramente l'inventabile la tossicità qua dentro. Acido solforico. Non so nemmeno cosa serve. Cosa serve l'acido solforico? Ci sono molte bottiglie. Roba di nitriti. Che bella quella bocciatina. Sì, sì, è pieno di... Penso veleni, perché non saprei come definirli. Lubrificante. Spero che sia scritto. Ah, grasso lubrificante. Forse per gli apparecchi, non lo so. Ci sono una quantità enorme di pozioni, quindi penso che qua facevano molti esperimenti. Altre pozioni, stile grande puffo. Scatole di bevette. Wow. Questo penso che sia veramente vecchio. E questo che diavolo è? Un voltometro, ce ne sono tantissimi. Questo penso che misurava la corrente. Questo sembra sicuramente quello più vecchio di tutti. Non so cosa serviva. Forse un alimentatore. Cuffie. In questo scaffale c'è tutta roba elettronica, elettrica. Penso che serviva per le misurazioni da laboratorio. Ci sono molti altri apparati elettronici qua dentro. Pian piano che apriamo le varie librerie le stiamo anche chiudendo perché non vogliamo far sapere a nessuno che siamo entrati qua. Altra apparecchiatura elettrica. Non capisco cosa è sta roba. No, sembrano tipo test da laboratorio. Forse per fare degli esperimenti specifici. Circuito in serie, circuito in parallelo. Beh, questo è un classico delle scuole superiori. Sembrano tutti lo stesso gioco. Forse era un lavoro che si faceva in squadra. Questo è particolarmente vecchio. Sì, era al contrario. Oddio, questa roba che è scoppiata tipo.
Sembra che sia stata tipo un'esplosione, forse qualche reazione che ha avuto col tempo. Non so se è positiva come cosa. Oddio, guarda quelle boccette nel fondo che belle, piccolissime. Anche lì vedo dei simboli tipo non toccare, non avvicinare al fuoco. Penso anche qua a roba pericolosa. Ogni volta che riusciamo ad aprire un armadietto troviamo nuove cose inquietanti. Avete iniziato ad aprire qualcuno di questi? Sì. Hanno aperto qualcuno degli armadietti nel corridoio, quindi adesso andiamo a vederlo. Andiamo a vedere cosa contengono gli armadietti. Qua c'è veramente tanta roba da riprendere, quindi non penso che riuscirò a riprendere tutto, perché questo posto è piccolo ma ha tante cose. Scusate, ma cos'è sta roba qua, blu? Sembra una cosa aliena, tipo. Verde rame. Non so nemmeno se lo posso toccare. No, Sembra no, silicio, verde sai? rame. Plastica. Verde rame velenoso. Non ti mettere le mani in bocca. Ricordatemi di non mettere le mani in bocca durante tutta l'esplorazione, anche se generalmente quello che si mette le mani in bocca è Davide. E dopo caga i vermi. È successo veramente. Questa sembra tipo macchina fotografica, cosa sono? Nel reparto macchine fotografiche queste qua sono tutte cose per vedere le diapositive. Questo anche per le diapositive. Vedi quanto sei scemo. No, vedo due coglioni che stanno guardando. Questo è particolarmente bello, è l'unico che ci manca, quindi penso che andiamo a cercare le chiavi. Oh. Una radiosonda meteorologica. Ma non dovrebbero essere super leggere che volano queste cose qua. Sì. Mi sembra parecchio pesante. No, vabbè, se ci attacchi un palloncino, anzi un pallone nero, tipo ciao. Boh, c'è la tua radiosonda meteorologica. Adesso puoi fotografarla quanto vuoi. Non ci credo. Ma questa è roba storica. Ammettano, sono vecchissime. Quello dietro penso sì, sia un dispositivo mosso. Tipo quello che usavano nel Titanic. Quanto bello. Penso che queste cose dovrebbero stare in un museo e non abbandonate qua dentro. Per quanto il palazzo sia mediamente ben sigillato, non lo è abbastanza. Confermo che ci sono una quantità enorme di minerali. Non so perché li tenevano qua, se per museo o a scopo scientifico, magari li usavano per fare qualche esperimento, o forse li collezionavano e basta. Quella boccetta rossa sembra ancora piena di liquido. Può essere. Chissà cosa c'è dentro per conservarsi tutti questi anni. Confermo che è piena di liquido, vorrei capire che cosa contiene per non seccarsi dopo tutti questi anni. Ok ragazzi, abbiamo aperto un altro armadietto, peccato che la roba vecchia si era sfaldata dietro, quindi sta cadendo. Quindi dobbiamo stare un po' attenti per non rompere niente. Io voglio uno spritz. Che sta cadendo tutto. Devo aprirti? Vai. Ok. Adesso mi devi chiudere l'occhio. Figa, l'unico cazzo di cosa. Ci avevo mai detto che ci saremmo dati la pulizia? Aspetta che questo pesa veramente. Ah, ma perché si è rotta la cosa? È caduto il vetro. È caduto il vetro. Quello dovrebbe essere l'ultimo. Non so neanche sotto.
Più bello di come era prima, Davide. Sì. Abbiamo aggiustato la vetrina, ci dovrebbero ringraziare Sì. la prossima volta che vengono qui. Wow, ragazzi, questi non li avevo ancora visti. Sembrano spezie, ma non penso che lo siano. Sono spezie? Non so cosa siano, a me sembrano sempre cose di grande puffo. Questi penso siano minerali, anche essendo ignorante. Ragazzi, oltre a tutto quello già visto, c'è anche una notevole quantità di minerali o sassi di vario tipo. Cos'è quello? Guarda quante belle provette. Ma come lampade, sono provette. No, sono provette, lunghissime. Lunghi 10 Chissà cosa servivano. Questa è bella. Ragazzi, ci sono le sorprese degli ovetti Kinder. Sono vuote. Oh mamma, ti ricordi queste? Mi hanno appena sbloccato un ricordo. Io non me lo ricordo. Erano quelli speciali, c'erano ogni tanto quando eravamo piccoli. Aspetta, qua dietro c'è un altro laboratorio, l'avevi visto? È artistico. Sembra più piccolo e con poca roba, però c'è. Bello, anche se c'è poca roba. Questo palazzo c'è veramente di tutto. Questo sembra sia il laboratorio artistico. Qui dentro lavoravano delle sculture. Non è rimasto molto, però qualcosa c'è. A discapito dell'apparenza sono pesantissimi. Penso che siano le ultime lavorazioni che hanno fatto qua dentro e poi le hanno lasciate qui. Anche qua ce ne sono altre. Sono molto belle, forse incomplete, però molto belle. Anche sulla cattedra sembra siano rimasti dei manufatti artistici. Wow. È sorprendente che li abbiano lasciati qua. Comunque sono molto carini, li avrebbero potuti prendere. Invece li hanno lasciati qua. Sì, è sorprendente che in alcune stanze funziona ancora l'acqua corrente. Qui funziona. La prima regola dell'Urbex suggerisce di non stare troppo tempo all'interno di posti come questo. La seconda regola invece dice di lasciare tutto come l'abbiamo trovato. Quindi, prima di proseguire l'esplorazione, rimettiamo tutto a posto. Secondo me si chiederanno come è possibile che sia aggiustato da solo. C'è la magia. Perfetto. Qua c'è da divertirsi adesso. Aspetta che ti do una mano, dai. Sono un bel po'. A questo punto continuiamo l'esplorazione. Solo una parte dell'edificio è abbandonata, quindi dobbiamo stare attenti a non entrare nella parte attiva. Procediamo con molta cautela. Troviamo una sala congressi e un altro laboratorio di elettronica molto più grande e meglio fornito di quello precedente. Un pannello elettronico vecchissimo. Chissà cosa serviva. Tutti gli strumenti indicano 0. Penso che non sia attivo. Mamma mia, ma cosa c'è qua dietro? Sembra un film di fantascienza anni 70. Aprendo il pannello c'è questo marchingegno qua
Penso sia elettronica, ma veramente vetusta, ma molto più vecchia di quella che facevo io a scuola. E non ho idea di cosa poteva servire, ma deve essere complicato. Vedo delle resistenze, condensatori enormi, mai visti così grossi nella mia vita. Molti cavi. Questo penso che sia un potenziometro. Un altro potenziometro. Questo aggeggio qua che sembra uscito da un film di Frankenstein, non ho idea di cosa poteva servire, non l'ho mai visto in vita mia. E qua c'è molta altra elettronica vecchissima. Questo, ragazzi, è veramente inaspettato e bellissimo. Adesso lo richiudo. Lampade per proiettori. Di sopra c'è la spiegazione di come funziona un monitor a tubo catodico e qua la spiegazione di cosa sono i diodi. Sembra di essere tornati a scuola, solo che negli anni '80. Sono tutti insetti. Sì, guardate. Oddio, Questo che insetto è, scusa? sembra una vipera. La vipera. Questo qua, guarda, è un serpentello piccolo, che ci fa qua dentro? Perfetta. Facciamo gli studi, che figo, cazzo. E questo cos'è? Una cavalletta gigante? Quello che mi rimane. Sì. Ragazzi, vermi, larve e qualsiasi tipo di insetto è stato messo qua dentro. Qui c'è una boccetta piena d'acqua con dentro dei piccoli insetti ora morti, ma forse quando li hanno messi qua dentro erano vivi. Minchietta, ma quanta roba c'è qua dentro? Tanta, un casino per me adesso. C'è molto di nuovo adesso. E anche io. Questo sembra un radar. Ah, questo è un radar, sì. Questo è un radar. Figata. C'è tutte le robe elettroniche lì. Ma questo è un proiettore. Sì, questo è bello. È vecchissimo. Caspita, questo è un museo. Quanti musei stiamo vedendo in questi giorni? Tante. Wow. Ma quella apparecchiatura da sopra, che bella. Ragazzi, che bello. È una motoretta, penso fatta a scopo scientifico, col meccano. Esperimenti scientifici di un'altra epoca. Vedete? Anche questi sembrano essere molto vecchi, ma meno vecchi rispetto al resto. E dopo ci sono questi aggeggi qua, che con tutta la fantasia non ho idea a cosa servono. Questa rotella è parecchio misteriosa. C'è un film? Hai ragione. Ma si capisce che film è? Mai visto? Ma un cartone animato? Sì. Metti la luce sotto, scusa. È vero, è un cartone animato, sembra un ragazzo in motocicletta. Sì. Non so dove sia. No. Non l'ho mai visto. Neanche io, deve essere vecchissimo. Sì. Ah, guarda, poi hai spiegato qualcosa. Proiettore cinematografico modificato negli anni 30. Non ho capito che cosa sto guardando. Non ho capito cosa dovrebbe essere questo aggeggio. Sembra qualcosa relativo all'audio, ma non riesco a capire cos'era. Questo sembra una specie di pannello dove venivano proiettate informazioni relative alle stazioni radio. Sembra fuori uso. Noto adesso che qua c'è un giradischi. Aspetta, guarda.
Un joystick vecchissimo. Con questo mi sa che giocavano. La pistola di colla a caldo è immancabile in qualsiasi laboratorio. No ragazzi, ma dite che queste erano apparecchiature per i raggi X? Mamma, ma questo è vecchissimo. Vuoi farti una radiografia? Davide, anche in ospedale ce l'avete così vetusto più nuovo. Filamento, tensione e inseritore. Ora è bloccata, ma penso che il malato doveva essere messo interamente dentro questo loculo, chiuso, e a quel punto si potrà fare la radiografia. Invece Davide, questa macchina qua, il malato doveva essere messo dentro? No, qua davanti. Ah, qui la Stava mano. qua così, teoricamente. Questo è il reparto oculista. Sì, questo è tutta roba ospedaliera. Ah, infatti quelli non capivo cos'erano. Guarda questo, due, che carino. Roba di oculista. C'avevano tutto, c'avevano. Quindi Davide, te che ne sai un po' di più. Questa? Sono tutte quelle là sono le lenti per le macchine fotografiche. Si mettevano davanti, si usavano. Adesso ho capito, non mi era per niente chiaro. E questo coso a modo arcobaleno cosa serviva? Madonna, sto male. Ma è un fono. Sì, ok. Mi si è spezzato tutto tranne che un fono. È pieno di roba. Anche questo è stato un grande colpo. Chi ha trovato? Tu, va bene. Ma questo, che un'altra radio, cos'è che era? Questo non ho capito, sto cercando di capirlo da dentro. Beh, sì, ci sono dei fusibili, vieni a vedere. Sembra un indovinello. Cos'è che hai trovato? Un amplificatore, ma è vecchissimo. È un amplificatore? Sì, raga, un amplificatore. Sai che non avevo capito C'è cos'era? anche il libretto di istruzioni, il modello, tutto. Sì, un amplificatore, sì. Amplifico. Questo Oddio. piacerebbe ai miei padri. Sto male, ma questo cos'è? Scusate. Amplificatore. Cosa doveva servire? C'è ancora Le liquido provette? all'interno? Sì, le Sarà provette. qualche liquido di contrasto. Un calcolatore meccanico, anche questo deve essere parecchio vecchio. A questo punto l'esplorazione è terminata. Ci concediamo un veloce aperitivo prima di proseguire verso la prossima meta. Un grazie a tutti di aver guardato.